Pasta sfoglia più crema diplomatica uguale torta mille foglie. Un dolce semplice ma allo stesso tempo importante. E io ho aggiunto qualche chicca per renderla unica. Facciamola insieme. Iniziamo preparando la crema pasticcera. La prima cosa che facciamo, perché poi dopo la dovremo far raffreddare completamente, quindi in un pentolino versiamo 250 ml di latte, aggiungiamo un po' di scorza di limone, portiamo sul fuoco e facciamo scaldare il latte. Intanto in un altro pentolino rompiamo un uovo, aggiungiamo 50 g di zucchero, 25 g di amido di mais e 2 cucchiaini di aroma naturale vaniglia. In alternativa si può utilizzare la pasta con estratto di vaniglia naturale oppure una bustina di vanillina. Mescoliamo bene con una frusta. Quando il latte è caldo spegniamo, togliamo la scorza di limone e lo versiamo a filo sull'altro pentolino. Torniamo sul fuoco e facciamo addensare la crema sempre mescolando. Serviranno 4-5 minuti. Se quando fate la crema vi accorgete che si formano dei grumetti, non vi fate prendere dal panico. Togliete il pentolino dal fuoco. Date una mescolata più energica fino a quando non vanno via e poi terminate la cottura. Ed è pronta. Ora la versiamo in una ciotola, copriamo con la pellicola e la facciamo raffreddare completamente. Mentre la crema pasticcera si raffredda, occupiamoci della base della millefoglie, che non è altro che pasta sfoglia. E per questa ricetta ci serviranno 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare. Cosa facciamo? Allora, prendiamo il primo rotolo di pasta sfoglia e, aiutandoci con un righello, lo tagliamo in 2 parti uguali. Taglio a 17. Con una forchetta bucherelliamo tutta la superficie, così evitiamo che si gonfi in cottura. E spolveriamo con lo zucchero a velo, perché la pasta sfoglia pronta non è né dolce né salata e a noi serve dolce. Poi in questo modo, con lo zucchero a velo sopra, si caramella anche un po' in cottura. Ora sistemiamo la pasta sfoglia in una teglia forno e facciamo lo stesso procedimento anche con l'altro rotolo. Adesso inforniamo tutte e 2 le teglie e facciamo cuocere la sfoglia a 180 gradi per 15 minuti circa. Se serve possiamo anche invertirle durante la cottura. Le nostre sfoglie sono pronte, ora le facciamo raffreddare completamente. 3 le utilizzeremo per comporre la nostra torta e una per la decorazione. La crema pasticcera è fredda, ora dovrei montare la panna per fare la crema diplomatica. Per questa torta, al posto della panna, userò il dolce neve che si prepara solo con il latte e ha un gusto delicato. In una ciotola versiamo 400 ml di latte freddo e una busta di dolce neve. E sbattiamo con le fruste elettriche.
Con le stesse fruste ammorbidisco la crema pasticcera e unisco metà del dolce neve per fare la crema diplomatica. E l'altra metà la utilizzerò poi per decorare la torta. Per rendere questa torta ancora più golosa aggiungiamo anche 80 g di gocce di cioccolato. E adesso che è tutto pronto, la parte più divertente, assembliamo. Vi dico un piccolo trucchetto per lavorare meglio. Prima di mettere la prima sfoglia, sporchiamo un pochettino il vassoio sul fondo, così una volta che l'appoggiamo sopra si fissa e non si muove più. Prima sfoglia, copriamo con un bello strato di crema diplomatica. Secondo strato di sfoglia e il resto della crema diplomatica. Copro con un'altra sfoglia. La sfoglia che è rimasta la sbriciolo completamente e lo faccio direttamente nella teglia dove l'ho cotta. Queste saranno le briciole che utilizzerò per decorare tutto intorno alla torta. Ora ricopro tutti i bordi col dolce neve, così potrò appiccicarci le briciole. Qui non serve essere particolarmente precisi, non vi preoccupate. È il momento delle briciole. Adesso sporcheremo tutto, più o meno, ma è normale, quindi facciamo così. Mettiamo il vassoio sotto, prendiamo le briciole ed iniziamo a ricoprire tutti i lati. Sono stata bravissima, non è caduta nemmeno una briciola fuori dalla teglia. Il dolce neve che è rimasto l'ho messo in una sacca a poche e adesso faccio tutti i ciuffetti sopra la torta. E in ultimo una bella spolverata di zucchero a velo. Guardate, non sembra appena presa dalla pasticceria? Poi io non sono stata nemmeno particolarmente precisa con la decorazione. E la possiamo anche arricchire, ad esempio, con dei fiori di zucchero, della frutta fresca. Diventa un dolce perfetto da portare ad un compleanno, una cerimonia o ad una festa in casa. Insomma, la torta mille foglie fa sempre una bella figura. Ne ho fatta anche una versione con le pesche. Guardate che bella! È perfetta per l'estate. Ma la potete fare anche con le fragole, con i frutti di bosco, con l'ananas, insomma con la frutta che più vi piace. Inoltre vi do un ultimo consiglio. Prima di servirla mettiamola in frigo per un paio d'ore, così sarà anche più facile da tagliare. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, che rifarete questa torta. Aspetto le vostre foto e ci vediamo prestissimo. Ciao!